Buongiorno a tutti cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi parleremo di prospezione e coltivazione. Perché è importante il discorso degli strumenti? Soprattutto perché utilizzare gli strumenti giusti, quelli più performanti per fare il compito che vi siete posti, è fondamentale. Perché lo fate bene, lo fate velocemente e quindi avrete tempo per fare altro, ma soprattutto per aumentare l'estensione della vostra ricerca. Inoltre, utilizzare un secchiello oppure anche solo fare un piatto per punto, ecco, vi permetterà di mantenere uno standard. Voi dovete imporvi uno standard. Perché, scusate, se voi andaste a segnarvi sopra il vostro quadernetto 10 pagliuzze qui, 15 pagliuzze là, 30 pagliuzze su, ma avete fatto metà piatto da una parte, l'altra parte non avete stacciato ma avete usato un piatto diverso, nella terza parte avete usato un secchiello. Ecco, o vi segnate i volumi ogni volta o se no sarebbe difficile dire ok, ci sono 10 pagliuzze per 10 litri, ogni litro una pagliuzza. Questo è il discorso della prospezione, perché così che potete capire la variazione, dove tende ad aumentare, secondo che direzione, seguire quella direzione e andare a trovare il posto migliore. Attenzione che il cuore della punta potrebbero solo essere 5-6 secchielli, su un'estensione di 50-100 metri. Ecco, quindi per arrivare a questo discorso, a questi risultati, dovrete avere uno standard. Il mio standard è utilizzare quel secchiello, quel setaccio, perché anche il setaccio cambia logicamente quanto sedimento passa nel secchiello, e quel piatto con il mio utilizzo. Perché nel caso in cui usassimo tutto questo standard, ma con un'altra persona, quella persona lava in una maniera diversa, perde l'oro oppure recupera più di me, ecco, già non è più uno standard. Dovete imporvi uno standard, perché così facendo partite con la vostra prospezione aerea, satellite, individuate una curva, la chiamate punta. Da questa punta andate a fare dei sondaggi. Notate, segnandoli sul vostro quadernetto e ubicandoli, che c'è una direzione di arricchimento, o pace in gergo americano, inglese. Questa la chiamiamo core, cuore in italiano, della punta. Nella nostra coltivazione converrà settarla in questo punto perché conterà più oro, ma per arrivare a delineare questo punto in questa maniera io l'ho disegnato come fosse un'ellisse, in realtà ha anche altre morfologie, ma è per semplificare i concetti. Per andare a fare lo sfruttamento di questa porzione bisogna delinearlo con la prospezione. Quindi 3 fasi fondamentali: sopralluogo, andiamo a vedere sul campo se quello che vediamo satellite è vero, perché a volte i satelliti e le foto sono vecchi. Quindi prospezione, magari nella stessa giornata, o più giornate. Facciamo dei test, con maniera standard individuiamo un arricchimento. Quindi prossima giornata, prossime giornate andiamo a coltivare quell'arricchimento. Coltivazione. Procediamo. Allora, come funziona dal punto di vista idrodinamico un fiume? Cos'è un alveo fluviale? Che cosa sono le strutture incrociate concave? Dovete pensare che nella porzione più depressa del letto fluviale, in questo caso in sezione, come fosse la vostra fetta della torta, in particolare i sassi di maggiori dimensioni andranno a costituire il fondo, soprattutto la porzione più depressa. L'oro tendenzialmente si trova in questa posizione, ravvicinato ai massi, come andremo a vedere. Inoltre le pagliuzze potreste già vederle ad occhio nel sedimento, è raro ma ad occhio, perché come avete già capito è vero che c'è l'oro diffuso nei sedimenti, ma vi saranno dei strumenti come il piatto, piuttosto che il secchiello, che il setaccio per andarlo a trovare, se no non lo vedete quanto ce n'è. Quindi voi quando scegliete un posto dove scavare non sapete quante pagliuzze ci sono precisamente fin tanto che lavate il sedimento al piatto. Invece alcune volte mi è successo, anche proprio di persona, di trovare delle pezze a vista e del sedimento. È raro, tendenzialmente non accade. La tecnica si chiama semplicemente hand picking, cioè raccogliete le pagliuzze con le mani, però è più un mito che una maniera di estrazione dell'oro che abbia un senso. Questa tecnica la uso anche in montagna, tipo nelle fessure o nelle pepite, le vedete magari già a occhio, quindi non conviene prenderle e metterle nel piatto per lavarle, le raccogliete direttamente nella fialetta. Che siano poi con le mani o con delle pinzette poco cambia, poco importa. Lungo i fiumi cercherete principalmente degli affioramenti anche proprio lungo l'alveo stesso. Raramente lavorerete nell'acqua, lavorerete più che altro sulla sponda asciutta dove c'è una superficie suborizzontale, soprattutto dove ci sono massi di grandi dimensioni, perché l'oro tende a depositarsi nel momento in cui si depositano i massi di grandi dimensioni.
soprattutto nella porzione posteriore. Fate attenzione che in questo caso un altro strumento fondamentale può essere un palanchino, perché vedete tra un masso grosso e l'altro ci possono essere massi incastrati. Questo ghiaietto, questa ghiaia è veramente molto ricca d'oro, ma per andare a recuperare bisogna o avere uno scovolino che pian pianino si va a rimuovere questa ghiaia, o se no bisogna rimuovere i sassi. Quelli grandi è fuori discussione, tanto che sono grandi. Questi di una certa dimensione, sono circa 40 cm, possono essere rimossi con un palanchino. Si sforza attraverso il palanchino il masso considerato, di conseguenza si rimuove, questo rimuovendo si lascia uno spazio, questo spazio può essere sfruttato per togliere anche gli altri, messi di solito a coltello tra di loro. Ecco, vedete, i massi inoltre possono essere tra di loro imbricati. In questo caso abbiamo la direzione della corrente, il verso, vedete i massi sono messi imbricati, cioè sono messi con una particolare struttura tra di loro e a contatto. Loro si va a concentrare preferenzialmente dietro il masso, l'ultimo di solito, in maniera circa 60-70%, e anche tra i massi e anche un po' davanti. Oltretutto in questo caso logicamente voi magari andate al fiume dopo 2 mesi dalla piena, qualcun altro è passato prima di voi. Cosa troverete? Delle depressioni dietro i massi. In questo caso raramente la gente va anche a osservare la porzione frontale del masso, che invece può contenere oro, perché l'oro potrebbe viaggiare e di conseguenza essere concentrato dietro il masso, ma potrebbe anche solo conficcarsi sotto il masso e quindi lo troverete davanti semplicemente. Inoltre, tra le varie piene verranno a crearsi degli orizzonti auriferi. Cosa significa? Significa che c'è una piena in inverno, c'è una rielaborazione del sedimento, c'è il nuovo oro che si depone, c'è la genesi di un nuovo orizzonte aurifero. Cos'è un orizzonte aurifero? È semplicemente del sedimento. In questo caso parliamo di orizzonti auriferi superficiali, quindi quello più superficiale, uno spessore che varia da quei 30-40 cm, di solito molto ricco di pietre di una certa dimensione, minerali pesanti, e questo è il vostro obiettivo della ricerca. Ovviamente lungo lo stesso orizzonte aurifero ci possono essere località più ricche di oro e queste andranno a essere serie di prospezione più facilmente e preferenzialmente. Se noi scavassimo invece in profondità, tipo 2 metri, 1 metro, vedremmo che ci sarebbe l'orizzonte aurifero superficiale, scendiamo il 30-40 cm, ne troviamo un altro, magari la piena dell'anno prima, scendiamo sotto, magari ne troviamo un altro, magari la piena di 30 anni fa. Perché non ci sono tutte le piene registrate? Beh, dovete pensare che magari alcune piene hanno eroso i sedimenti precedentemente deposti e di conseguenza, vedete, questa è più un'arte, c'è molta scienza logicamente, però ci vuole molto studio e osservazione per capire cosa avete di fronte. Andiamo a parlare di nuovo dei massi, vediamoli dall'alto. Vedete, l'acqua tende sì da un certo punto di vista a scavalcarli e di conseguenza a produrre dei vortici dietro, ma anche ad aprirsi lungo i lati del masso e quindi creare dei vortici davanti. Di conseguenza ci sono i vortici, c'è meno velocità dell'acqua, c'è maggiore deposizione, si concentra l'oro, si creano dei depositi fatti abbastanza, in questo caso li ho semplificati con i triangoli. Questi triangoli, visti in sezione, non sono altro che queste forme che vedete in questo frangente. Qua abbiamo il nostro masso, qua abbiamo l'orizzonte aurifero al fondo alluvionale, qua abbiamo un arricchimento localizzato di massi. I massi sono ottime località di prospezione. Quindi lungo la stessa punta cercate i massi di maggiori dimensioni, cercate dei rifiuti magari che sono posizionati, sono rimasti fermi, hanno offerto un ostacolo all'acqua e loro può essersi andato a depositare nei paraggi di questi ostacoli, magari un albero sradicato per esempio. Tenendo però conto che tendenzialmente le porzioni più superficiali di questi depositi localmente più arricchiti di oro, cioè queste porzioni vedete verdi, possono essere composte da sabbia, sterili in oro, quindi l'oro tende a essere in una posizione più ravvicinata al masso possibile. In questo caso io sono andato a coltivare la porzione posteriore del masso, vedete come è messo in questo caso inclinato, l'acqua arrivava con questa direzione e in questo verso. Io sono andato a coltivare la porzione posteriore, dopodiché ho rimesso dei sassi, perché magari questo masso potrebbe rimanere fermo durante la prossima piena e di conseguenza potrebbe riarricchire questa porzione in nuovo oro. Inoltre,
Un'altra cosa che avrei dovuto fare e che avevo fatto ma non conveniva all'epoca è andare a rimuovere questi ciuffi d'erba e andare a lavare le radici, perché anche queste potrebbero resistere durante la piena. Ricordate che solamente le piene storiche tendono a erodere grandi porzioni di sedimenti. Tra le piene, diciamo, di minore entità potrebbero arricchire comunque di oro, ma potrebbero non essere abbastanza forti da andare a rimuovere quest'erba. E quindi potrebbe funzionare come un locale miner moss. Di nuovo, in questo caso, vediamo che in questa porzione sono più ghiaie, mentre in questa ci sono più sabbie, ma i sabbie sono solo superficiali. Tolte le sabbie, sotto c'è dell'oro. I massi di maggiori dimensioni tendono a fare un arricchimento anche più esteso, in questo caso si parla di diversi metri di lunghezza. Oltretutto è anche importante dire che lungo le scarpate, quindi lungo semplicemente i costoni dei fiumi, ci può anche essere un dilavamento. Il fatto che il fiume cambi la sua portata, quindi l'altezza, ci può essere un dilavamento dei ciottoli, che voi vedete ciottoli, in realtà c'è ghiaia, c'è sabbia, c'è il sedimento, lungo anche il costone. C'è un arricchimento dell'oro localmente. Voi andando a rimuovere quei ciottoli, recuperando le ghiaie, potete trovare l'oro che deriva in questo caso dal costone stesso, ma in questo caso state coltivando il costone, non la punta. L'oro non è ancora arrivato alla punta. Parliamo di bedrock, parliamo di substrati. Cosa succede? Succede che io finora vi ho parlato solo di sedimenti, in realtà questi sedimenti potrebbero poggiare sopra qualche cosa. Potrebbero poggiare sopra un bedrock in questo caso, cioè un letto roccioso composto da roccia in caso in montagna per esempio e in argilla in pianura, ad esempio in pianura padana. Questo è importante perché l'oro non riesce a passare attraverso questo sedimento e di conseguenza va semplicemente a concentrarsi lungo la superficie. La coltivazione di questa superficie delineata in rosso ha prodotto delle pezze di grandi dimensioni. Ovviamente andare a coltivare quell'argilla magari non dà frutto, ma dà frutto il fatto che i sedimenti che poggiano sopra, più che l'oro andare al fondo non può nel tempo, tramite le piene, perché l'oro non si sposta al solo, come capirete anche voi, però le argille non tengono oro. Ci possono anche essere casi particolari di sedimenti alluvionali molto antichi, talmente alterati che si possono ancora osservare dei ciottoli all'interno. Questi sedimenti sono ricchi di argilla data dall'alterazione delle rocce. L'oro può concentrarsi come fosse un bedrock, anche in questo caso specifico. Questi sedimenti particolari si riconoscono perché sono intanto si sgretolano anche solo toccandoli i ciottoli, però non hanno ancora una forma riconducibile ai ciottoli e hanno delle parti di ossidazione molto importanti, soprattutto ovviamente sull'esterno dei ciottoli, capirete, dove i fluidi circolavano. In questo caso sono degli ossidi di manganese e di ferro tendenzialmente, oppure degli idrossidi. Quindi la coltivazione dei sedimenti sovrastanti il mio substrato argilloso dà dell'oro. Ci sono diversi orizzonti che io posso andare a coltivare legati alle varie piene, ma di conseguenza e tendenzialmente l'orizzonte più ricco sarà quello che poggia sul substrato. E non è un caso che nello Yukon, nelle grandi corse all'oro, nello Yukon i pionieri cercassero l'oro a contatto con la roccia madre, col bedrock. Facevano delle gallerie per andare a trovare dove era il bedrock, magari 10-5 metri di profondità, e lì andavano a scavare il sedimento. Perché non andavano a coltivare quello superficiale? Perché c'era più oro laggiù, perché l'oro tende nel tempo ad andare verso il basso, come vedremo nelle prossime lezioni, grazie alle piene, e più basso di questo non c'è, perché questo è il substrato su cui poggiano i sedimenti alluvionali, e quindi conviene andare a coltivare il livello A, cioè questi 15 cm di sedimenti che poggiano sul substrato sterile in oro, e al di sopra c'è del sedimento alluvionale comunque ricco d'oro, ma quello più ricco è il sedimento, quello che poggia sopra il substrato, perché più sotto di quello non si può andare. Parliamo di prospezione in termini pratici. Ora voi andrete nella vostra prospezione sul campo a trovare delle località che ritenete più interessanti, grani massi, come ho detto prima, piante sradicate, ciuffi d'erba, come volete, avete il vostro approccio. Andate a fare un sondaggio, il cerchio A. Questo sondaggio dà ottimi risultati. Decidete di vedere se questo sondaggio è unico, cioè non troverete più oro nel circondario, piuttosto che ha una direzione, cioè pay streak. Streak da direzione. Quindi magari questo arricchimento, che in questo caso è puntuale, cioè un punto, un sondaggio,
Facendo diversi sondaggi attorno vedete che ha una direzione e vi conviene seguirla, perché da una parte la direzione andrà a diminuire l'oro, tendenzialmente verso valle, dall'altra parte verso monte tenderà ad aumentare il contenuto in oro e quindi avrete qualcosa da seguire. Questo scavo, cioè il nostro sondaggio, tende ad allargarsi in tutte le direzioni, quindi di conseguenza ha un profilo circolare, visto dall'alto, vedete? Si espande in tutte le direzioni. In questo caso i sedimenti che andate a scartare li ponete al centro, non mi conviene porli mai in maniera disordinata. Questo è un esempio in teoria sbagliato, infatti, da quanto io non avevo fatto questo scavo, l'ho visto il fiume, ma ho fatto delle foto, perché conveniva, perché non vanno scartati a caso i ciottoli, tanto peggio metterli all'intorno, perché se no dovete poi spostarli in futuro per andare a vedere quei sedimenti. Conviene comunque sempre metterli al centro, ma in maniera ordinata, come vi farò vedere nei prossimi esempi. Lo scavo circolare va a espandersi in tutte le direzioni, in questa maniera dovreste trovare la direzione di massimo arricchimento. Ma quando parlo di scavo, che cosa parlo? Parlo di solito un cabasso, un contenitore, un secchiello con un setaccio. Di solito il contenitore è pieno d'acqua per andare a setacciare in ambiente umido per recuperare tutto l'oro presente nei sedimenti. Gli scarti vengono di solito lasciati in posto, in questa maniera vedete che ci sono i sassi più grandi al fondo perché sono poi spostati. I ciottoli, il ciottolame, il ghiaietto viene posto nel setaccio setacciato, l'oro va a finire nel contenitore, gli scarti vengono messi al centro dello scavo. Di solito i sassi più grossi sono al fondo perché spostando i sassi più grossi dovreste anche lavare i sassi grossi se riusciste. Se non avete modo o tempo, pensate che sono abbastanza puliti, soprattutto d'estate, li mettete già nello scarto e sopra di solito si pone lo smarrino più fine. Con la zappa si va a rimuovere il nuovo sedimento, si vanno a spostare i sassi e di conseguenza si continua fin tanto che ritenete opportuno. Però c'è un però. Allora, quando voi andate al fiume e lavorate in questa maniera, potreste arrivare a fine giornata e dire: ma io la prossima volta vorrei proseguire i lavori. Ma magari c'è qualcun altro che il giorno dopo è già lì e va quindi a scavare nel vostro buco, perché dice: cavolo, questo buco è già aperto, cavolo, c'è tanto oro, lo scavo io, lo scaverà alla sua maniera. Ma nelle varie giornate, nelle varie settimane, nei vari mesi, perché magari voi vi passa di mente di tornare lì, da quel buco che avete fatto, quando tornerete troverete una trincea, perché ogni cercatore l'ha utilizzato a modo suo. E ciò non è proprio, come capirete, eccezionale, perché non è tanto la quantità di oro che avete perso, ma piuttosto il come gli altri hanno sfruttato il deposito. Magari uno è andato giù, magari uno è andato di là, magari uno è andato dall'altra parte, magari uno ha messo gli scarti sopra il buono. Ecco, capite che questo magari fa venire nervoso perché voi avete fatto le cose per bene e gli altri magari no. Però si può anche utilizzare un secchiello semplicemente, quindi con la palla e col piccone si spostano i ciottoli, i sassi di maggiore dimensione, con la palla si raccoglie il sedimento e si mette all'interno del setaccio. Col setaccio si va quindi a setacciare il sedimento dentro il secchiello, i sassi più grandi vengono dilavati. Tutto questo sedimento, invece di essere lavorato col piatto, può anche essere lavorato alla canaletta. E per la canaletta, in questo caso ci sono tantissimi stili diversi di canaletta, io andrò a parlare nelle prossime video lezioni, quindi non perdo tanto tempo. Semplicemente la canaletta va a ricreare l'ambiente naturale dell'alveo del fiume. Come l'oro va a concentrarsi tra i ciottoli per via dell'attrito, così noi cerchiamo di ricrearlo in questo piccolo canale dove andiamo a versare il sedimento all'inizio e grazie all'acqua il sedimento si sgranerà e andrà a concentrarsi soprattutto il sedimento pesante lungo i fori posti sul fondo o tra le varie trappole. Quindi, grazie alla nostra prospezione, abbiamo delineato tutta una serie di punti. Questi punti sono molto arricchiti, quindi disegniamo una forma, in questo caso un'ellisse, diciamo quello è il cuore della punta. Vogliamo sfruttarlo come conviene. O andiamo ad allargare con lo scavo circolare i vari sondaggi, specialmente quelli più ritenibili e interessanti, oppure diciamo no, io voglio coltivarlo tutto perché ho il tempo, il modo, la voglia. Ora pongo dei testimoni che tengono tutto l'ellisse, quelli che io indico in C. Di conseguenza io vado a coltivare tutto il rettangolo che conterrà tutto l'ellisse, ma ovviamente queste porzioni, vedete che sono un po' più sterili, andrò anche a coltivare quelle. Potrei avere delle sorprese, potrei non avere sorprese e comunque un lavoro in più, magari un terzo lavoro in più. Quindi, cosa vado a fare se non volessi fare questa procedura? Vado a delineare
dov'è la pace trick, cioè il lineamento aurifero più arricchito, più interessante per la mia prospezione. Aumento il numero di sondaggi, vado a delineare una direzione di arricchimento tendenzialmente parallela al costone a fianco e andrà ad arricchirsi verso monte. Quindi man mano con questi puntini, vedete che io ho messo questi cerchietti colorati, il cerchio che mi ha dato maggiori risultati, questo verde, io vado a coltivare tutta questa linea, quindi faccio un rettangolo molto stretto e che prosegue anche per una estesa direzione. Come andare a ripristinare? Scaviamo, creiamo una depressione, dobbiamo riempire, perché se no la prossima volta, come vi ho già spiegato diverse volte, non andrà a esserci più oro. Vado a prendere i sassi, li pongo verticalmente, impilati uno accanto all'altro a coltello, sopra vado a mettere lo smarino. In questa maniera difficilmente nella successiva piena verrà tutto ciò distrutto o rielaborato, potrebbe comunque succedere. Nel momento in cui ciò non succedesse, quindi questo fondo rimane, opporrebbe un ottimo attrito al nuovo sedimento in arrivo, l'oro vi si concentrerebbe. Quindi io potrei coltivare lo stesso deposito, anche se leggermente diverso, stagionalmente e trovarci sempre oro. E arriviamo quindi alla conclusione anche di questa video lezione, introducendo l'argomento della prossima. Andremo a parlare di tecniche, andremo a parlare di come coltivare le risorse aurifere, sia andando ancora ad approfondire l'aspetto dell'oro in pianura, ma soprattutto andando a trasmettervi informazioni importanti riprendendo gli argomenti delle prime lezioni, cioè dell'oro in montagna. Quindi io vi saluto, vi ringrazio del supporto che mi date costantemente, delle vostre domande, delle vostre curiosità, soprattutto dell'interesse verso i miei libri, e vi ringrazio anche dell'attenzione. Vi chiederei di iscrivervi e mettervi mi piace ai miei video nel caso in cui trovate questo materiale interessante, in maniera tale da spronarmi anche in futuro di insegnarvi altri contenuti. Qui è Matteo Berto che vi saluta, vi augura buona giornata.